È buio, è buio, è buio. Adesso mi sa che l'unica cosa è tornare a casa. Ciao ragazzi, partito all'alba, prova generale, una delle molte che dovrò fare. Percorso superiore ai 100 km con 2500 di dislivello, una delle classiche tappe da Cape. Ce la farà il nostro eroe. Già sto schiattando la prima salita. Ragazzi, ci sono in trasferta, non sono a Lugano, sono in Piemonte, in Valle Sacra. Io sono cresciuto in queste zone, quindi i trail li conosco bene. Oggi però non guardo i numeri, oggi voglio solo divertirmi. Voglio scaricare un po' dalle fatiche delle settimane precedenti. La prima salita è quasi andata, sono venuto su regolare, senza intoppi. La gamba c'è, la gamba c'è, la gamba c'è! Facciamo un po' il punto della situazione e degli allenamenti degli ultimi 3 mesi. Nell'ultimo mese ho praticamente girato solo sui rulli, solo 2 o 3 volte sulla mountain bike. Devo dire che il piano che sto seguendo per gli allenamenti sui rulli ha fatto i suoi effetti. Le salite che una volta facevo con più fatica, adesso sento che vado su più veloce. C'è vento oggi, parecchio vento, spero solo che è il tipico vento da mattino, dell'alba, e poi si placherà. Speriamo di non beccarlo tutto a controvento oggi. Ragazzi, guardate cosa c'è dietro di me, la Stolle M1 World Cup. Oggi giornata umida e così ho deciso di venire qui nei boschi dietro casa per provare di nuovo un po' la mountain bike. Farò un circuito da 11 km, 500 metri di dislivello, che terrò un po' anche come riferimento per i prossimi mesi per vedere il miglioramento o il peggioramento delle mie prestazioni. Vi lascio in descrizione il link, così almeno se volete venire a provarlo anche voi potete venire, seguirlo e vedrete che andrete sicuramente più forte di me. Eccoci qua, arrivati a Sant'Espedito, È il santo patrono delle cause urgenti. Quindi, carissimo San Espedito o Espedito come ti chiami, per favore, la mia è una causa urgente, fammi recuperare una condizione più che buona, così almeno ti accendo un bel cero alla fine della tappa. Non mi aspettavo così, rovinato oggi. C'è stato un po' di maltempo qua, mi dicono, Qua sono a Goschalkenberg, la mia montagnetta questa. Fa freddo, sto soffrendo il freddo. Questa sembra una strada tutta carina, bella da fare in bici, ma guardatevi davanti. Oh, guardate che muro. E questo è solo l'inizio. Sono già al 12% in pendenza qua adesso. 20%, È finita. In questo giro sono in sella la mia Specialized Epic del 2017, che comunque rimane ancora una gran bella bici. È invecchiata bene. Manca poco, dai, che poi anche per oggi la parte complicata è fatta. Eccoci alla cappella della Visitazione, Castelnuovo Nigra. ...650 metri di dislivello fatti in un'ora, bene, sicuramente è un netto miglioramento rispetto ai tempi che facevo prima della For Islands. Tranquillamente 10 minuti, un quarto d'ora in meno, l'allenamento sta andando bene. Adesso vi faccio vedere la bici che sto usando oggi. Eccola qui, Specialized Epic del 2017. Telaio in carbonio, trasmissione SRAM GX a 11 velocità, con pedivella e corona Race Face, pedali Shimano, sono i miei vecchi pedali Shimano, questi avranno 20 anni e funzionano ancora molto bene, anche se hanno qualche segno di usura. Freni anch'essi Shimano, Deor, ruote Roval Specialized, con copertoni Vittoria Barzola all'anteriore e Vittoria Mezcal al posteriore, sono quelli che ho usato alla Swiss Epic. Registratore telescopico da 50 mm, forcella RockShox Reba da 100 mm e sospensione Fox da 100 mm anch'essa. Una particolarità
che non si trova più su molte bici è che qui si riuscivano a montare 2 portaborracce e qui una cassetta SWAT dove dentro si può mettere gli attrezzi e la camera d'aria di riserva. Una bici ancora comunque molto usabile per il trail che faccio qui nella zona del Canavese. Vedete la sospensione posteriore è una Fox, qui c'è la vite per regolare il rebound e poi esce un tubo che scende e finisce in questa cartuccia qui che è vicino al freno disco posteriore. Questo è il sistema Brain. Cosa succede? Qua dentro c'è una valvola che all'aumentare delle vibrazioni del terreno si apre e quindi rilascia spazio in questo tubo che è collegato alla sospensione e così la sospensione posteriore si può chiudere. Non è una spiegazione precisissima, ma sul sito Specialized trovate la spiegazione molto dettagliata. Quindi più le vibrazioni del terreno aumentano, più questa valvola si apre e più si può comprimere l'ammortizzatore posteriore. Quando invece il terreno è liscio o comunque poco accidentato o magari siete in salita dove le vibrazioni sono meno, la valvola si chiude e quindi la sospensione diventa rigida. È una cosa simile ai comandi che adesso abbiamo al manubrio oppure alle sospensioni elettroniche, però è tutto meccanico qui. È un sistema che funziona, forse per il mio livello è anche un po' troppo, e ha un difetto che le cartucce Brain, questi componenti Brain, possono essere revisionati solo nei centri Specialized e diciamo la cosa non è propriamente economica, quindi è un po' costoso questo sistema da mantenere, però funzionare funziona. Qui sulla cartuccia vedete c'è anche una vite per regolare un po' il livello di intervento del sistema, se diciamo renderlo subito attivo già quando il terreno è poco accidentato oppure magari attivarlo solo quando è un po' più accidentato il terreno. Ovviamente massima prudenza senza prendere rischi inutili, sarebbe veramente stupido farlo in questo periodo. Sesta salita, sto iniziando un po' a scaldarmi, ma ragazzi che freddo che ho patito, come vedete neve zero, sono partito con 5 gradi stamattina, un po' troppo presto. Quello è Einsiedeln, dove ho fatto la Iron Bike. Ultimi strappi in salita, ma sta facendo buio qua e anche oggi non resta che tornare alla base. Sono curioso di sapere cosa fate voi quando vi alzate con poca voglia di pedalare e di uscire. Scrivetelo nei commenti così almeno ho qualche ispirazione per le prossime volte. Vi garantisco che usare il power meter porta parecchi benefici perché non avevo mai fatto un miglioramento così evidente e percepibile anche a sensazione in 3-4 mesi. È stato veramente un bel salto in avanti. Spero adesso di poter progredire ancora in questi 2 mesi e mezzo che mancano per trovare ancora un po' di forma, anche se più miglioro e più meno motivazione di migliorare, quindi sono sulla strada giusta. Alla prossima! Non ce l'ho fatta, ho fatto 72 km per 1500 metri di dislivello, c'era troppo vento e avevo freddo, ho dovuto variare il percorso, sono tornato a casa dopo 4 ore e 20. Non va bene, ciao!